Vieni in Langhe e 2 tagliarini non li mangi. Ore 11. Siamo clamorosamente in ritardo. Però ragazzi, stiamo andando in un posto pazzesco. E se non ci ribaltiamo, vi racconteremo oggi 2 storie incredibili. Prossima destinazione, l'ottimo Pasquale Laera. O Laera, adesso ci faremo dire dove cade l'accento. Franci per noi alla guida. Certo, finché il suddetto van degli anni 80 decide di collaborare. Per il momento tutto bene. Collabora ragazzi, si sta comportando molto bene. Prossimo giro delle Langhe con un mezzo così. E si va a comandare Monforte d'Alba! Amici, benvenuti da Lostu. Chi stalkereremo oggi? Il buon Pasquale. Calcio Balilla. Ragazzi, ma guardate che posto magnifico. Bene, ci piazziamo qua. Volendo potete anche mangiare in terrazza. E lo spettacolo è questo qua. Io credevo di avere il mezzo più iconico di tutte le Langhe, ma anche questo pandino Yakamatarro non è per niente male. Chissà se è dello chef. Adesso indaghiamo. Allora ragazzi, siamo venuti qui da Pasquale Laera, che è uno chef bravissimo, che ha lavorato per tantissimi anni con Antonino Cannavacciuolo. Siamo venuti da lui perché nonostante le sue origini pugliesi è un manico anche nella cucina piemontese, e quello che mi fa impazzire è che il menù sia scritto in piemontese e mi immagino già lui che lo pronuncia con l'accento del sud, quindi adoro. Questa è l'osteria. Un pochettino più in su c'è il ristorante gastronomico che ha una stella Michelin, e insieme a lui faremo le ricettine interessanti piemontesi per raccontarvi meglio la tradizione locale. Cominciamo con questa alta langa che producono, pensate, lì dove vedete quei tetti. Una terrina di patate. Patate, ok. erbe aromatiche e il lardo. Viene prima insaporita la patata con le erbe aromatiche e il lardo viene lasciato sciogliere, poi viene compattato tutto nella teglia e lasciato cuocere fino a quando si riduce e si asciuga bene. Tuma di capra di una piccolo produttore dalle Valli di Ceva, stagionata dalle 2 alle 4 settimane. La nostra giardiniera, insalata di asparagi, salsa bernese e uova sode. Il crostone rognoso perché appunto si fa con l'interiore del maiale, quindi abbiamo un fegato, cuore, le acciughe al verde, il vitel tunnè, sopra andiamo a mettergli della polvere di cappero e il sugo della concia. E nel frattempo è arrivato lo chef che controlla. Controlla se li state dicendo giusti. Ma io sono più tranquillo quando non ci sono, perché ci sono loro. Ed infine abbiamo la nostra terrina di carni, all'interno abbiamo gola di maiale, coscia di vitello, petto di pollo e del prosciutto cotto, tutto avvolto in questa pasta di pane, e sopra andiamo a mettere in questa salsa di cottura delle carni. Facciamo questo burro nero, una parte andiamo a tostarla, quindi a separare la casina. Noi consigliamo di servirlo sul pane con l'acciuga, proprio un classico boccone piemontese. Ragazzi, ma quanti bei piattini piemontesi. Segnaliamo che questa è la porzione per una persona. L'unica eccezione è il vitello tonnato, che ci hanno detto che forse ce l'hanno fatto leggermente più grandicello, però sostanzialmente se ordinate il Disney vi arriva questo. Bene? Adesso ci facciamo dire tutto il menù in piemontese da Pasquale. Esatto. Allora, partiamo con la giardinierina, che ha proprio un bell'aspetto. Posso pescare direttamente dal vasetto, che mi piace. Bella fresca, acidina, dolce. Questo d'estate quando fa caldo, davvero molto buona. Mi piace perché rispetto alla classica giardiniera che ha le verdure sott'aceto, bla bla bla, qua sono proprio annegate in una piscina di sughetto super buono, ragazzi. Ci fai la scarpetta? Sì, alla fine secondo me te lo bevi ed è buonissimo. Secondo classicone, vitello tonnato, impiattato benissimo con questi ciuffetti di salsa, e c'è anche una spennellatina di una cosa che non ricordo. Di riduzione. Allora, questo ovviamente non è dissetante come la giardiniera, però è golosissimo, ragazzi. Il vitello tonnato, quando è fatto bene, è proprio una coccola incredibile, ed è una delle migliori espressioni della nostra regione, secondo me. Insalata russa. Che buona che è. Molto croccante, acidina, deliziosa. Questa, ragazzi, è la terrina. Mi piacciono molto questi antipasti piemontesi perché ricalcano tantissimo la tradizione, tanti piccoli assaggini freddi sul tavolo, tutto molto conviviale, questa vista pazzesca. Cosa volete di più? Acciughine al verde. Per le acciughine ci sono state date delle precise istruzioni. Avete davanti a voi un burro un po' brunito, come potete vedere, che praticamente si è già sciolto di suo. Lo spalmate sulla vostra fetta di pane, riponete una simpaticissima acciughina al verde. Questo, ragazzi, è Piemonte al quadrato. Vabbè, burro e acciughe non ve le insegno io, però qua in più la salsina verde acidina accompagna ancora meglio il tutto. Infine il crostone rognoso. Questo è buonissimo ed è avvolgente e persistente, esattamente come lo era il tonnato, perché la parte sopra, questa cremina grassa, golosa, è la stessa sensazione che mi ha rilasciato il vitello tonnato. Molto buono anche questo.
La Puglia è sempre pubblicizzata, c'è la nonna che fa le orecchiette e tutti si aspettano quella cosa lì, Certo. no? Invece per me il futuro sono loro, i ragazzi giovani che interpretano una cucina di trattorie, di territorio. Ma poi adesso c'è molta richiesta di questo tipo di cucina, molto Sì. più che non quella gastronomica. Vado dallo chef e gli faccio: chef, cosa devo portare? E lui mi fa: c'era una valigia grande? Sì, allora riempila di volontà e ci verimmo a Villa Crespo. Cazzo, comunque sei uguale. La versione mignon di Antonino Cannavacciuolo. 7 anni con lui. Sì, no, più che altro a forza di pacche sulla schiena ti ha fatto assomigliare a lui. Ero alto 2 metri di questo. Qua vi lascio il nostro mousse di polenta con all'interno raschera filante e accanto la salsa dolce brusca, la frittata, la savoiarda. Quindi abbiamo della cipolla che viene stufata, ha ammorbidito poi il gusto con del latte e sotto abbiamo questa frittatina classicissima. Crocchettina, e adesso se non mi ustiono, da puciare nella salsina agrodolce. È buonissima, è una polentina croccante fuori, dentro c'è polenta con un po' di formaggio e questa salsina ricorda un po' il ketchup perché è acido e dolce, quindi è una salsina agrodolce fondamentalmente, va a sgrassarvi la polenta, buonissimo. Allora, mi piace perché la frittatina non è stracotta, è lasciata molto lenta, con le cipolle sopra. Deliziosa. Niente, non ci alzeremo più da questo tavolo. Siamo ostaggio di George. Però siamo felicemente ostaggio, diciamo la verità. Il nostro tagliarin al ragù. E cosa vuoi dirgli di no? Vieni in Lang e 2 tagliarin non li mangi. I tagliarin, come tipologia di pasta piemontese, mi fa assolutamente impazzire. Faccio fatica a dirvi se li preferisco così o con il burro e il tartufo. Sono eccezionali. I nostri dolci ovviamente cambiano, però oggi ad esempio c'è la panna cotta e il mattone, che è una crema al mascarpone zuccherata, montata e stratificata con i biscotti novellini, bagnati nel caffè amarissimo. Non l'hai chiamato tiramisù? Se no dicono je veneto il tiramisù come me. Veneto! Invece no, questa è la variante ovviamente piemontese che loro mangiano qua. E poi il bunetto scuro invece, è una variante del bunetto chiaro che facciamo anche quello. Vi ricordate quando mezz'ora fa dovevamo alzarci da tavola? Ecco, sono arrivati i dolci. Abbiamo chiesto un mini trissino dei 3 dolci perché chiaramente vuoi non provare sia il bunetto che il mattone che la panna cotta. Franci, pensavo fossi sazia, invece vedo che... Ma sono buoni. Ah, ecco. Molto bene, lo sapete che noi non ci accontentiamo di mangiare, ma dobbiamo anche rompere un po' le balle in cucina, se no che gusto c'è? Benvenuti nel regno di Pasquale e George. Più Giorgio che Pasquale. Più George che Pasquale. Tu sei qua di passaggio. Un passaggio, ogni tanto ci passo. Cosa facciamo oggi, ragazzi? Iniziamo con un classico piemontese, le acciughe al verde. Noi utilizziamo acciughe fresche. E adesso vi facciamo raccontare da un pugliese perché le acciughe al verde sono un piatto tipico piemontese. Mi permetto di correggere l'accento, si dice anciue al verde. Oh. Chiedo scusa. Allora nasce questo piatto perché noi da quando sono arrivato in Langa tutti mi parlavano della via del sale. Le acciughe sono arrivate in Piemonte non per le acciughe ma perché il sale era una merce di contrabbando. Il sale arrivava in queste anfore con sopra tutte queste acciughe e sotto c'era il sale. Quindi ai controlli di dogana vedevano le acciughe e dicevano puoi andare. E qui a Monforte c'è anche un posto dove all'interno conservavano questo sale a contrabbando. Quindi l'acciuga entra nella cucina piemontese. Ok. Noi volevamo continuare questa via del sale. Mhm. Quindi prendiamo noi le alici fresche e le mettiamo noi sotto sale. Cosa ci permette questo? Di continuare una storia e all'inizio, sono sincero, ce le hanno criticate tantissimo. Siamo stati un po' anche male, ci confrontavamo, eravamo lì dietro, cioè come fanno tutti i cuochi. Dico, non le togliamo. Adesso la gente viene anche per queste anciughe e sono orgoglioso di questo. Questo è stato uno dei primi piatti nati come antipasto al borgo e poi in evoluzione abbiamo deciso di portarlo all'ostu. Spiego velocemente, è nato prima a Borgo Sant'Anna, che è stato un ristorante gastronomico che ha preso una stella Michelin, poi hanno deciso che non volevano più fare il menù Lang e Storia e hanno deciso di aprire un'osteria, qui si fanno i piatti storici della cucina piemontese. Prima cosa andiamo ad ammollare il pane raffermo nell'aceto. È un aceto che facciamo giù al Borgo Sant'Anna. Iniziamo col tuorlo d'uovo. Andiamo a schiacciarlo, andiamo a fare questa pomata qua. Man mano andiamo a unire tutti gli ingredienti. Nello spicchio d'aglio. La fisca. dai. Oggi facciamo un corso di piemontese da Pasquale Laira, cioè sembra una barzelletta ma non lo è. Fuma che anduma.
Come si dice in inglese fuma canuma? Qui abbiamo aggiunto il pane, che abbiamo mollato prima nell'aceto. Adesso andiamo ad aggiungere le acciughe sotto sale. Se volete taglio anch'io così faccio qualcosa, perché sennò non faccio niente. E ogni volta che noi ci approcciamo a una ricetta tradizionale andiamo veramente a studiare, andiamo a ritrovare magari ricette che sono perse. Ci piace anche scriverlo sul menù in dialetto. Si marina al punto giusto, quindi prende la sua consistenza, magari mettiamo leggermente un po' di aceto, perché è una cosa della cucina piemontese, acidità. Burro nero. Non fare la timida col burro. Ma ti sembra che io sono timida? Quello che adesso chiamiamo in modo fighetto burro noisette. Acciughina e voilà. Allora, al tavolo erano buone, ma diciamo che assaggiarle in cucina ti dà quel quid in più. Questa era la prova del 9 per capire se quelle che ci aveva portato al tavolo magari non le aveva comprate su Glovo. Invece non le ha fatte lui veramente. Le ha fatte lui. Io sono di Gioia del Colle e lì c'è una cucina di terra. Qui facciamo la gara a chi trova più libri antichi di cucina piemontese. Questa è una parte, poi c'è questo qui, il grande libro della cucina albesa, questo dei Cavalieri del Tartufo. Appello a YouTube. Qui abbiamo sapori di Langa autunno, sapori di Langa estate, ci manca primavera e inverno. Per favore. Allora, adesso creiamo una nuova ricetta. Nuova ricetta. Ravioli marsaiot. Marsaglia. Il piemontese fatelo dire da Pasquale, scusa. Esatto. Appello numero 2. Che cosa vuol dire marsaiot? Piemontesi all'ascolto, scrivete nei commenti che cosa vuol dire. Questo piatto, dobbiamo farvi una piccola confidenza. Io Solo tra noi, voi e tutti quelli che stanno quelli guardando. che stanno- Non ditelo a nessuno questo, mi raccomando. Creo questo piatto con questi ravioli, faccio un prova piatto. Lui assaggia il piatto, poi viene e mi fa: però chef, questa cosa che facciamo tipo come in Giappone. Io ho fatto: aspetta un attimo, vieni con me. E l'ho portato a vedere il libro. Altro che ho detto che è Giappone, guarda, sono di qui. Noi quando pensiamo ora a un raviolo piastrato, cosa ti viene in mente? Gyoza. Gyoza, Certo. gyoza subito. Appello numero 3. Se avete libri di cucina piemontese, qua gli date una vita degna perché verranno letti, usati e magari vi cucineranno un piatto. Queste sono La mano. tutte le erbe che vanno nel Che ripieno. vanno in questo ripieno qua. Ok. Esatto. Andiamo a sbollentarle e poi andiamo a raffreddare il tutto in acqua e ghiaccio. Questa è una ricetta che si trova in osteria, giusto? Voi ogni 2 settimane cambiate il menù e quindi alternate tutte le ricette che trovate in giro per libri. Quindi andiamo a tritare le erbe. Tanto per cominciare ho scoperto che il pandino fuori non è dello chef ma è di George, che mi ha promesso che al prossimo giro in Langa me lo presta. Langatura. Freni a mano con la panda di George nelle vigne. Nella gran parte delle ricette dei ripieni troviamo dentro il pane da fermo. 1 per il recupero e 2 perché il pane tende ad asciugare i liquidi che lasciano in questo caso le erbe o le varie carni. Mi devi riraccontare la storia del Belin, perché dovete sapere che lo chef non parla solo pugliese e piemontese. Ero in una stagione al Grand Hotel Mediterranee ad Alassio, ero un ragazzino, proprio facevo scuola. Arriva il direttore, poi mi dice: mi va a prendere 2 fette di prosciutto Belin. Entro in cella e cercavo il prosciutto Belin. Cioè con la scritta Belin e non lo trovavo. Quindi ritorno dallo chef e gli faccio: chef, mi scusi, ma il prosciutto Belin? E lui mi fa: oh, pure tu con sta c***o di intercalare. E io lì ho capito, ho detto: ah, ok. Torno indietro e gli faccio: cotto o crudo? Almeno vedete che faccio qualcosa, se no. E andiamo a fare i nostri plin. Dico sempre, quando li fanno bisogna fare plin, plin. La particolarità, facciamo più lunghi, così loro, dopo che lo piastriamo, lo possiamo mangiare anche con le mani. E questo qui che avanza, chi lo vuole mangiare? Esatto, di cosa stavo dicendo. Sbollentiamo leggermente e poi dopo li andiamo un po' a piastrare sul potager, la stufa piemontese. Ogni parola che Pasquale dice in piemontese io volo. Perché ormai sono un mese, lascia perdere. Mia figlia mi dice: non tu canello. Oh, voglio. Papà. Per favore. Questo piatto perché lo usavano come il plin altovagliolo. E poi veramente non mi oso. Spieghiamo solo il perché di questa risata. Non mioso è un tipico modo sbagliato di dire di noi torinesi e piemontesi in generale. Non è un modo di dialettale, non è sbagliato. Sì, ma grammaticalmente italiano ti segnalo che non è corretto. È Franci. dialettale. Forse lo scopri in tarda età, ma non è corretto. Però lo diciamo tutti a Torino, più Pasquale Laira. Gli uomini giocavano tanto a carte. Nel bar di paese loro giocavano. Loro avevano la buta sotto il tavolo, perché magari non doveva occupare lo spazio, quindi per bere. Questi ravioli, anche con l'altovagliolo, ripeto, è una leggenda. E secondo me ha una
cosa molto logica, loro non dovevano sporcarsi le mani. Allora questi ravioli secondo me erano anche facili da mangiare, mentre tu continuavi a giocare, bevevi il vino e mangiavi. Dillo che sei un cameriere mancato. Ho fatto prima il cameriere, poi il cuoco. Per un attimo pensavo stessi aprendo un primitivo. Bel primitivo di Mandori. Bisogna bere sempre un bicchiere di vino per stare senza pensieri. Vino. Si pucia, ragazzi, come Come la brioche nel i caffè. flauti la mattina. No, speriamo che non sappia anche di flauti, se no abbiamo un problema. Il raviolo è buonissimo, il strato è buonissimo, è un po' strano per i miei gusti, puciato nel nebbiolo, ma Da noi si dice miso un mas, quindi io sono bagnato, bagnamas, quindi bagnato maccio tipo, e quindi magari il massaiotte perché è bagnato all'interno del... Cioè alla fine ragazzi... forse avevo la soluzione sotto Esatto. mano. No, Pasquale aveva la soluzione e lo scopre oggi. Ma gliel'ho chiesto 100 volte. Ragazzi, grazie mille, siete stati super. Grazie. Ok, è arrivato il momento in cui dobbiamo lavorare un pochino. Abbiamo chiesto asilo a Borgo Sant'Anna. Nel frattempo qua ci sono i ragazzi che stanno facendo quello che presumo sia il brief del servizio della sera. E ormai le nostre giornate si svolgono così. Sempre al ristorante. E per intenderci, quando dico Borgo Sant'Anna intendo dire questa situazione qua. Questa è solo la vista. Stiamo infrattando. Qua da qualche parte, non lo so. Siamo arrivati? Cioè, Scusate. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati con un ritardo mostruoso, penso di aver preso 7 multe per limite di velocità. Nel frattempo non è vero Domenico, e questa è solo una battuta per YouTube. Domenico è il ragazzo che mi ha affittato il van, che se vede questa frase giustamente sbianca, vai sereno. svuotiamo la macchina perché Allora, dobbiamo andare in vigna. siamo con l'ottimo Alessandro Perricone, che tecnicamente non avrebbe bisogno di presentazioni. Io ve lo faccio vedere così, mentre svuota il retro della sua macchina. No, della macchina. Della macchina di fine, ok. Ma quindi Isabella è il cognome? Ah, è tutto un nome, ok. Ok. Il mio cognome sarebbe Dinger. Quindi che origini hai? Tedesche. Ah, tedesche, perché io pensavo fosse francese. No. Ok, le presentazioni io le faccio dalla macchina. Filin Isabel, padrona di casa, oggi raccontiamo un po' il suo mondo. Per raccontare il suo mondo ci facciamo aiutare dall'ottimo Alessandro Perricone, chi meglio di lui può... Nessuno. Esatto, e vabbè, poi Gian e Franci li conoscete. E la tua storia da dove parte? 2008 in Germania. Ho iniziato la mia formazione professionale di viticoltura. Sono stata in una piccola azienda che si chiama Odinstall, 5 ettari, biodinamico, una situazione molto molto bella. Sono andata da loro a dire guarda, io non so niente di questo mestiere, quindi abbiamo fatto così che io lavoro 3 giorni gratis. E in cambio imparavi? Il cambio imparavo per 1 anno e poi sono entrata in tutto nel ciclo ufficiale della formazione. E come sei finita qui? È stato un passaggio molto importante lavorare per Simone De Cirque, che sono questi maestri della potatura, e hanno la sede in Cormons. Lì ho avuto il primo contatto con l'Italia. Nel frattempo mangiavi del gran prosciutto? Primo cotechino e devo dire sono rimasta veramente stupita dalla qualità della luce che c'è su delle Alpi. Avevo iniziato di cercare vigneti dove conosco gente, quindi sarebbe stato intorno a Cormons, poi però vita professionale e anche privata si sono un pochino allineati e sono finita qua. Quindi ho subito iniziato di cercare conferitori di uve, ho avuto super fortuna di trovare 2 fratelli che si chiamano Massimo e Luigi Beglio, che per me è stato importante trovare qualcuno che mi vendesse le uve. Ma sono quelli anche del ristorante? No, ok. Beglio ce ne sono tanti. Dovete capire ragazzi che qua in Piemonte se dite un cognome qualsiasi ce ne sono 600 e non si conoscono. E se si incrociano non si salutano comunque. Hai capito tutto? Ragazzi, piemontesi falsi cortesi, io cerco sempre di combatterla questa diceria, però forse c'è un fondo di verità. Poi 2020 sono riuscita a affittare il primo vigneto e la Preda, 8000 metri di Nebbiolo da Barolo e il resto un pochino di Chardonnay. Ma tu fai tutto da sola? Cioè nel senso hai qualcuno che ti aiuta? Facevo tutto da sola, adesso abbiamo una bambina e quindi ho un dipendente pieno. Okay. Ah, pensavo abbiamo una bambina che lavora nei campi, forse questa non si può mettere. Ovviamente fare vino ha delle barriere all'ingresso importantissime e quindi se tu non hai dei capitali importanti e ti sai muovere, forse ti conviene i primi anni cercare qualche conferitore di uva e iniziare a produrre dei vini, quelli che si chiamano négoce. Il proprietario di Preda non era d'accordo sulla gestione
delle vigne di Filin e quindi andava a dirle guarda dovresti fare più così, dovresti fare più cosà, per farti capire quanto ciò che è un po' diverso dallo standard, da quello che fanno gli altri, viene visto male in queste zone. L'esigenza anche di Filin di trovarsi una vigna sua credo nasca da quello, no Fili? Assolutamente, il potere ovviamente è abbastanza profondo del proprietario. Certo. E in più con contratti annui. Il contratto a scadenza annuale. Esatto. Tu sai, quando tu fai vino ragioni a un anno, ragioni a n anni, è qualcosa che tu Esatto. coltivi col tempo, quello che riesci. Quindi adesso le vigne che lavori sono tue. Ci ho circa 1,5 ettaro di proprietà e ho ancora 1,5 ettaro di Barolo in affitto. Ok, sì, non deve essere facile perché l'investimento lo fai tutto subito, però poi i risultati non li vedi, cioè ci vuole un po' e non è detto che arrivino. Comunque per farti capire, se ti guardi intorno vedi sempre vigneti. Per fare Barolo devi essere esposto a sud, devi essere un vigneto piantato a uve Nebbiolo e deve essere pure registrato come qua ci si può fare il Barolo. Quindi l'affitto di una vigna cambia tantissimo a livello di che varietà. Questa è la vecchia vigna di Fernando Principiano. Ok. Lui ha praticamente venduto tutti i satelliti per concentrarsi sugli appezzamenti più grandi che ha. Ok, Impianto negli anni 50, ma ovviamente con rimpiazzi e roba varia. certo. Qui cosa produci? Nebbiolo da Barolo. Vigna da finale di Champions League. Sì. Non puoi chiedere, cioè qua è ovvio che Mi piace questa si definizione. dice che ogni paese più o meno ha le Sì. sue caratteristiche, che Barolo magari un pochino più fine, mentre di Monforte si parla sempre più dei muscoli, della struttura. Le Coste è una vigna che è famosa per staccare da questa idea di Ok. muscoli, di struttura, tira fuori sempre tanta spezia, molta eleganza, è una vigna molto ventilata. Nella vigna ci sono forse 15-20 anni almeno senza erbicidio, eccetera, che è un approccio molto simile di sicuro al mio. Che adesso iniziamo praticamente a essere nella crescita. E cosa faccio? Inizio a fare legare archi praticamente, no? E faccio praticamente questo. Altrimenti non puoi più passare. Esatto, questo per me è una roba molto importante, no? Di non toccare il tessuto meno possibile delle piante. Di solito viene proprio tenuta come una siepe, quindi viene tagliata 2 o 3 volte all'anno con la cimatrice e quindi è tutto insomma proprio molto contenuto. E a me piace un pochino di più, uno, avere anche le foglie che si muovono perché devono anche fare quello, però in più insomma di avere una certa gestione del chioma. Per me la fotosintesi è la chiave di tutti i processi metabolistici che ci siano nella pianta, fino alle sostanze aromatiche e anche la situazione immunitaria della pianta. Per me la interpretazione del Barolo e anche del Nebbiolo è di avere una fascia tannica molto presente ma molto fine. Penso di assaggiare le uve e poi il vino arrivando con una certa delicatezza alle piante. Cioè immaginati quante sono le variabili su un vino e su un Barolo, che è un vino, c'è questo detto che il Barolo lo puoi solo rovinare perché effettivamente fa 4 anni di affinamento, tu devi partire da un'ottima base e poi lo puoi ossidare e probabilmente non è neanche percettibile. Se tu poi lo vuoi tradurre in cosa senti nel bicchiere non lo potrai mai sentire. Quello che un po' manca secondo me qua è l'approccio scientifico, ovvero voglio capire, prendo una decisione perché ho provato così, ho provato cos'ha, quello che mi piace è questo. Tante volte se vai a chiedere a uno perché fa una certa cosa Perché si è sempre fatto Sì, così. sì, invece per me, invece che io sono un comunicatore del vino, la cosa affascinante è che anche se alcune cose non ci arrivo a sentirle nel bicchiere, perché non tutto quello che ti racconta Fili poi è percettibile nell'assaggio. Certo. Sono cose che poi alla fine contano anche in quanto una bottiglia poi è ricercata, come nel caso di Fili. Tu in vigna i trattamenti sono al minimo. Io tratto zolfo e rame, quello sì. A cosa servono? Abbiamo 2 malattie principali però della fase vegetativa, che è peronospora e oidio. Zolfo sarebbe contro l'oidio e rame Contro la peronospora. Esatto, che sono tutti quanti delle fungicide a contatto, quindi che non entrano nel sistema della pianta. Il biologico divieta tutte le sostanze che entrano nella pianta, mentre quelle che hai detto tu sono solo esterne. Esatto. Quindi puoi continuare a fare biologico pur utilizzando zolfo e rame. Zolfo, come piove metti un impermeabile Esatto. o un disinfettante, oppure di sintesi, ovvero ti do una medicina che poi entra nel tuo organismo. Quindi faccio dei trattamenti di fungicida. Io ho fatto delle prove anche nell'anno scorso e mi sono bruciata abbastanza le mani, no? Sono nella media circa a 1/3 a metà Rispetto a quello che la legge ti consentirebbe. Esatto, e che è anche un pochino il uso generale qua nella zona. Vigna classica e la vigna di Filin. E scatta l'assaggino direttamente in vigna. Beh, in vigna Franci non l'avevamo mai fatto.
Vigna è più buono. Quando parlavamo delle 1000 variabili, c'è anche se l'assaggio in vigna o se l'assaggio in cantina. Infatti, arrivi in cantina, che è buonissimo, ti piace, te lo compri e porti a casa. Ed è diverso, è come i mobili dell'Ikea quando li guardi all'Ikea. Bellissimo, facile. Adesso stiamo scherzando, però secondo me il bicchiere invece fa la differenza. Quando vado a casa di amici e mi danno il vino nei bicchieri da acqua, Dai, non dissare i tuoi amici, o nei poverini. bicchieri, non sono miei amici quelli che mi danno il vino, non in questi bicchieri. No, stupende. Attenzione, Questa è veramente una mossa old school. questo è un 3,75. Forse in camera non si capisce, ragazzi, ma questa non è quella classica 7,5, ma è la metà. E come mai fai le mezze? Per gli assaggi? No, non Ah, per gli assaggini? perché sennò io apro sempre una 75, Ah, veramente una produzione piccola che ogni volta... e poi ti tocca finirla. Insomma, perché non riesci a venderla. E secondo me la zona ha un grande potenziale per i bianchi interpretati in una certa maniera. Quanto ne hai fatto per adesso di questo? Questo sono 300 litri. E che Niente. ci fai? Vendo? Lo vedi, 300 litri? Ah, Quindi per 2024 ci sono 300 bottiglie 300 di bottiglie bianco. di bianco, That's it. l'anno prossimo un pochino di più penso, e sono stata praticamente in ricerca di una varietà che tenga l'acidità in maniera naturale. Ma quanto fa di alcol? Questo 12 menta. Non si sente? No. Avrei detto 11. Perché qua, essendo veramente una luce molto più intensa, Volevo chiedere infatti a questo proposito il cambiamento climatico come sta scombussolando tutte le carte. attualmente vedo secondo me un leggermente favore per la zona, per il Nebbiolo. Ok. Però gli estremi fra siccità e annate molto piovose o dei temporali molto forti ovviamente non colpisce anche qua. Questo è un problema di sicuro. Questi formati non esistono, Vi accompagno, facciamo il Nebbiolo, 2 Baroli. Barolo. Non so se legalmente si può già chiamare Barolo perché... Diventerà Esatto, vino atto A. E questo qua è l'Anghe Nebbiolo. Da una vigna più vecchia, che tendenzialmente produce un po' meno e fa un pochino più di complessità, si tende a produrre vini più importanti, vini da invecchiamento. Se poi hai delle vigne più giovani, ci fai il Langhe Nebbiolo. E il Langhe Nebbiolo ha tendenzialmente... Faccio fatica a guardarla. Vabbè, ma stiamo lavorando, non è che... E che se sei un professionista sai che un minimo di vino lo sprechi per avvinare, per sputare, se sei un professionista. Se sei una bestia come me ti berresti anche le pozzanghere. Il mondo si è accorto di Filin un giorno in cui Filin ha preso un punteggio con un Langhe Nebbiolo perché ancora il suo Barolo non era uscito ed era già un punteggio da Barolo da finale. Da lì in poi i vini sono diventati veramente qualcosa di raro. Fra mi ha chiesto quanto costa un vino di Fili. Sinceramente non lo so perché non li ho mai comprati, ce li scambiamo, me li regala. Sono abbastanza fortunato. In Italia li vende Cordero, che no, non credo che siano vini carissimi. Il problema è il secondo mercato, che è quello che fa veramente il valore del vino. Quanto vino c'è e quante persone ci sono. Sì. Certo. Ecco, poi il produttore può rimanere un po', può diventare antipatico perché tu sei un enotecario, io di bottiglie te ne do soltanto 6 e tu dici no, allora 6 le sparo su come prezzo e tu consumatore finale, se vuoi presti il Langhe Nebbiolo di Filin lo paghi una cifra superiore a... Però è un discorso che lascia il tempo che trova, anche l'opera d'arte non si misura in base al pennello e alla quantità di vernice che è stata messa, quindi è tutta una questione di quanto ce n'è e quanto la gente ne vuole. A me piacciono i rossi che ci vedi attraverso. Il famoso colore scarico già mi dice qualcosa perché questo qua è il colore del Nebbiolo. Però se tu vuoi i sentori del Barolo, per tanto tempo che si bevevano i Baroli vecchi erano legati al cuoio, al terziario, calipso, liquirizia e il frutto Vai un pochino a perdere. Adesso è molto cambiata la tendenza, si bevono vini più giovani e il Nebbiolo tira fuori la fragolina, Esatto, la qua ciliegia, frutta proprio alla grande. Cin, ragazzi. Questa qua è la deduzione, questa lieve parte affumicata. Wow. Stiamo parlando di un Langhe Nebbiolo e già si vola, quindi io sono molto curioso di assaggiare anche i prossimi. Allora, completamente diverso perché l'unica roba che hanno in comune questo vino e quello di prima è la varietà. Questo qua è un 22, non è un vino che è sul commercio, è una prova di botte. Immagino che sia già imbottigliato questo. Ma noi vogliamo bere solo prove. Quindi stiamo bevendo un vino che ha macerato di più, stessa varietà, ma soprattutto che ha reagito molto di più con l'ossigeno. Già vedi una differenza. Col colore è esatto. un'altra storia. Ha lavorato di più con l'ossigeno, ha delle note più aranciate. Questa è l'ultima annata di Filin nella vigna Preda. Oggi siamo stati a Monforte. Questa qua è una vigna di Barolo Paese, un vino più fine, più elegante. Ho esagerato col vino precedente perché ora faccio fatica a dire quanto è figo questo. Ragazzi, questa è una bombetta veramente incredibile. Non che il Langhe Nebbiolo di prima non lo fosse, ma questo tanta roba. Che poi sarebbe lui. Questo è sempre il Barolo Preda e la 23, un'annata
un'annata che a me piace tantissimo. Quali sono le caratteristiche del 23? Ma ultimamente le caratteristiche delle ultime annate è sempre caldo purtroppo, e la 23 la trovo un pochino più completa, con un frutto più interessante, Ok. il vino un pochino più complesso. Mi fa piacere che dici questa cosa qui, anche per andare un po' a sfatare questo mito. Devo scegliere tra 3-4 baroli, scelgo quello con l'annata più vecchia perché sarà il più buono. Cioè, nel senso che non è detto. Non è detto, no, questo assolutamente non è detto. Poi hai detto che se ti piace quella roba lì fai benissimo a bertela. Io invece prendo sempre la nata più recente. Per me il vino è bevibile se ancora una parvenza di frutto c'è. È un succo di frutta fermentato, se non c'è più frutta a me non piace quando il vino sa soltanto di terziario e marrone, solo acidità. Per intenderci, e qua correggimi Ale se dico delle cagate, cosa vuol dire c'è solo terziario? I sentori terziari sono quelli che derivano dalla terza fase, che è quella dell'affinamento, cioè tipicamente di quando un vino invecchia. I sentori che gli derivano dal fatto di essere stato tanti anni in botte, tipo tabacco, liquirizia. Esatto, se vuoi tutto ciò che non è frutta e non è fiore. Stiamo facendo una masterclass. Sì, io mi spaccio ma non capisco niente, facciamola perché c'è Alessandro. E niente ragazzi, qui stiamo andando avanti a oltranza, ne abbiate pazienza, ma ci sono da assaggiare un po' di vini. Allora, bottino di guerra, grazie Filin, grazie anche ad Ale, che senza di lui non saremmo riusciti a capire fino in fondo. Non so neanche cosa sto dicendo ragazzi, ma l'avrete capito che ormai sono ubriaco. Grazie mille. Grazie Sono mille. molto divertito. Adesso noi proseguiremo per la prossima meta. Se camping Volkswagen vuole. Non vedete più Filin perché ci ha dovuto salutare, che doveva scappare via per un'urgenza, ma siamo rimasti con l'ottimo Alessandro che ci ha fatto bere ottimamente. Grazie Ale. Gianowski. Momento benzina, se non mi addormento mentre la faccio. Ma saremo capaci? Lo diventiamo se non lo siamo. Allora, il proprietario di questo van ci ha spiegato che per la benzina dobbiamo andare un po' a sentimento, nel senso che devi capire tu quando ti devi fermare. Metteremo un 30 euro, vediamo se va bene. Vediamo se riesce a farla uscire. Tutto liscio, niente storytelling, niente problemi. Se volevate dei problemi, apritevi il vostro canale YouTube e createvi dei problemi. Io se non li ho preferirei. Much later. Buonasera amici, bentornati all'interno della nostra casa per le prossime notti. Vi ricordate la casa dell'artista? Ecco, è un lontano ricordo. Si torna a campeggiare in van, però sempre nei domini di Ceretto. La casa dell'artista è qua a fianco, potremmo liberamente andare a dormire, anche perché i Ceretto ci hanno detto ragazzi, ma se volete dormire potete andare, ma noi no! Noi dobbiamo dormire in van a 100 metri dalla casa dell'artista. Quindi adesso parte la trasformazione del van in zona notte. L'altra volta non vi abbiamo fatto vedere. Allora, innanzitutto bisogna smontare questo tavolino. Fatto? Bene! Rovesciate il tavolino qua. Bisogna mettere tutte queste fantastiche tapparelle per non essere visti dall'esterno. Questo fantastico sistema a ventose. Fatto? Fatto! Bene! Adesso devo aprire il letto, no? Tacchete. Ok, abbiamo finito di sistemare tutto. È stata una giornata? Pazzesca. Mi piace perché noi alterniamo queste esperienze superstellate alla notte in van, sostanzialmente. Domani ci aspetta un altro giornatone incredibile. Siamo parcheggiati in una zona dove domani mattina sul prestissimo qualcuno ci verrà a bussare e succederanno altre cose. Ma lo scoprirete solo nel prossimo video. Apsh.